Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Scuola la Pasta. Oggi ho preparato per voi degli hamburger buonissimi, fatti da me. Ho scelto io gli ingredienti, le carni migliori e gli aromi migliori, quelli che piacciono di più alla mia famiglia. Soprattutto ne ho preparati tantissimi, quindi in realtà poi io li congelerò, perché naturalmente, come immagino molte di voi, mi devo organizzare essendo una mamma che lavora tutto il giorno e che ha poco tempo da dedicare alla cucina. Però mi piace tantissimo fare questa cosa e siccome sono un successo assicurato voglio condividerlo con voi. Se vi sarà piaciuta questa ricetta, mi raccomando, condividetela con i vostri amici, basta cliccare sul tasto condividi e magari mandandola per WhatsApp. Allora siete pronti? Mettetevi comodi. Io sono Francesca e questa è Scuola la Pasta. Per preparare gli hamburger oggi mi aiuterò con questo stampo che ho comprato in internet. Nella confezione troverete sia la versione per gli hamburger tradizionali, ma anche la versione più piccolina per i mini hamburger. Avete mai visto la faccia dei vostri figli quando gli proponete le polpette o gli hamburger? Praticamente l'impasto è lo stesso, ma il nome fa la differenza. Bene, allora noi oggi lo proveremo e naturalmente vi lascerò nella descrizione il link per poterlo acquistare anche voi, anche perché è molto utile. Ogni volta possiamo fare una ricetta diversa, qualcosa che ci piace di più, qualcosa che piace di più ai vostri ragazzi, che incontra il loro sapore, ma soprattutto il bello è che sappiamo cosa ci mettiamo dentro. Mettetevi comodi perché cominciamo subito, andiamo a vedere gli ingredienti. Per prima cosa cominceremo dalla mollica di pane. In casa abbiamo sempre del pane secco. Se non lo avete potete utilizzare anche il pane in cassetta. La cosa migliore sarebbe il pane casereccio perché è sicuramente più buono. Lo mettiamo in una ciotola e aggiungiamo del latte. Questo servirà per farlo ammorbidire per un tempo che è circa 10 minuti o comunque finché non è morbido. Si comincia da questo perché così abbiamo tutto il tempo di preparare gli altri ingredienti. Seconda parte, andiamo a sbucciare una cipolla bianca. Io levo sempre oltre alla buccia anche il primo strato che è un po' coriaceo, non mi piace molto quindi preferisco eliminarlo. Come sapete io uso spessissimo per fare le mie preparazioni di cipolla non il mixer ma preferisco tipicamente questa grattugia, quindi adesso la vado a grattugiare tutta perché la utilizzeremo per intero. Ecco qui la nostra cipolla. Adesso la andiamo a imbiondire in un padellino con dell'olio. Per imbiondire la cipolla io uso sempre olio extravergine di oliva. Primo perché è più sano, secondo perché è buonissimo. Verso la cipolla e la tengo a fuoco bassissimo, quindi devo abbassare un po'. Solo per qualche istante. Perfetto, la cipolla è pronta, mettiamo un pochino di sale, continuiamo a girare ancora poco, giusto per farlo sciogliere un po'. Vedete che ha cambiato un po' colore, da bianco bianco deve diventare un po' brunita, insomma, non deve essere proprio abbrustolita. Spengo la fiamma e ora la trasferiamo in un piatto a raffreddarla. Un buon hamburger è sempre accompagnato da delle patate. Le mie patate al forno io le faccio così. Prima le sbuccio e le metto in acqua fredda, le porto a bollore e le faccio bollire 7 minuti, non di più. Poi le metto in una teglia e le condisco con un insieme di sale speziato che adesso vi farò vedere. Per prima cosa, alla base del mio sale speziato c'è del finocchietto selvatico, io l'ho raccolto quest'estate, quindi metterò un po' di questo finocchietto. Naturalmente del sale. Non è mai poco il sale per le patate, non so perché ma ne vogliono sempre tanto. Un po' di pepe. E naturalmente un generoso olio extravergine di oliva. Il forno è già caldo,
Il forno è a 250 gradi, andremo in cottura per circa 35-40 minuti, giusto il tempo che ci vuole per proseguire la nostra preparazione degli hamburger. Come abbiamo detto, l'hamburger si presta a tantissimi mix di fantasia. Io per questa preparazione ho scelto della carne di vitellone e del pollo insieme, che mitiga un po' il sapore, lo addolcisce, lo intenerisce e si sposa molto bene con gli altri ingredienti. Quindi cominciamo con il mescolare il pollo nel vitellone, nella nostra ciotola. Adesso andiamo a prendere il pane che avevamo precedentemente lasciato nel latte, ma lo dovremo strizzare perché se mettessimo tutto questo latte sarebbe troppo, quindi sarebbe senz'altro negativo per il nostro mix. Ora prendiamo la cipolla che abbiamo imbiondito, ma non la useremo tutta, ne useremo più o meno la metà. Aggiungiamo un uovo. Io consiglio sempre di rompere l'uovo in un piattino a parte, così lo possiamo controllare e siamo sicuri che è tutto ok. Proseguo con del parmigiano. Del pepe. Un po' di noce moscata. Un po' di sale e possiamo cominciare il nostro impasto. Come vi dicevo, si può fare una variante, tante varianti in tutto questo veramente. Naturalmente a cominciare dalla carne stessa, qualche volta io la preparo anche aggiungendo per esempio della salsiccia, della carne di maiale, comunque che è molto saporita. In quel caso utilizzo degli aromatizzatori diversi, per esempio l'aglio, che questa volta invece non abbiamo utilizzato. Questa volta invece vedrete che è davvero una sorpresa, perché l'aggiunta della cipolla dà quel gusto e quel carattere in più che normalmente non siamo abituati a sentire. È il momento di preparare i nostri hamburger e quindi di usare i nostri stampini. Prepariamo il tavolo da lavoro. All'interno del kit per preparare gli hamburger troverete anche questi dischetti di carta forno già tagliata. Una volta che saranno terminati non abbiate timore di chiederlo al vostro macellaio, in genere il mio è contentissimo di darmi i suoi. Allora cominciamo inserendo questo dischetto all'interno dello stampino. Io naturalmente dopo aver impastato mi sono lavata le mani, però per procedere a lavorare l'impasto dovremo ungerle con un po' d'olio. Questo impasto è un po' più appiccicoso del solito, quindi questa operazione ci aiuterà a lavorare la carne nel modo migliore. Allora preleviamo un po' di carne e inseriamola all'interno dello stampino. Una quantità generosa di carne in modo che il nostro hamburger abbia un bello spessore. Copriamo con un dischetto e schiacciamo un po'. Come avete visto prima, questo stampino è dotato di una parte inferiore rimovibile che ci aiuta a tirare sull'hamburger. Ed ecco pronto il nostro hamburger. Lo sistemiamo qua. Procedo con gli altri.
Con le dosi che abbiamo utilizzato oggi io ho preparato 8 hamburger. Naturalmente se vi piacciono un po' più alti potete utilizzare un pochino più di impasto quando andate a fare le formine. Scegliete voi, dipende anche dal tipo di cottura, se può essere una cottura della piastra o una cottura più vaporosa in padella. Io ho lasciato i dischetti di carta perché mi piace tanto, una volta che metto le mani in pasta, prepararne un po' di più, congelarli, impilandoli uno sull'altro e mettendoli all'interno di un sacchetto. Sono una mamma, una donna che lavora, quindi mi devo anche un po' organizzare la settimana. In questo modo li posso congelare e riutilizzare quando mi occorre. Andiamo a prepararli adesso. E la cipolla che avevamo lasciato prima la andiamo adesso a trattare per renderla una salsa in agrodolce che sarà perfetta per i nostri hamburger. Per fare questo io utilizzo un po' di burro chiarificato, lo lasciamo sciogliere in padella, aggiungiamo la nostra cipolla e la lasciamo leggerissimamente insaporire. Sfumiamo con un bicchierino pochissimo aceto, un cucchiaino di zucchero e la lasciamo andare, aggiungendo forse un goccino d'acqua, per far sì che l'aceto evapori completamente ma che rimanga una salsina che comunque deve essere morbida, praticamente una crema. Levo la cipolla, la lascio qui e passo a cuocere gli hamburger. Naturalmente per farlo metteremo un po' d'olio in padella. Rimuoviamo la carta. E la lasciamo cuocere ad un fuoco medio. La devo assaggiare con voi. Buonissima, come sempre. Buona, buona, buona. Io vi saluto, vado a finire di mangiare il mio hamburger, ma vi aspetto qui nella cucina di Scola la Pasta, l'Italia in cucina.